Bentornati sul canale per questo nuovo video dalla Corea del Sud. Oggi vi mostrerò la bellissima città di Gyeongju, la vecchia capitale dell'antico regno Silla. Nel corso dei secoli la città subì varie invasioni, ma non per questo non ha siti storici, anzi. Qui esplorerò le tombe della dinastia Silla, che esternamente si presentano come collinette, il villaggio Hanok, uno dei più antichi osservatori di tutta l'Asia, poi uno spettacolare tempio buddista, uno dei più belli che ho visto nei miei 12 giorni in Corea, la grotta con il Buddha bianco, questa bellissima pagoda e poi assisterò al tramonto in questo complesso. Ma non è finita qui, perché mi sposterò anche fuori città per visitare un villaggio tradizionale molto particolare, mangerò vari piatti tipici e passeggerò per le vie più turistiche e commerciali. Preparatevi perché la puntata di oggi sarà ricchissima di contenuti. Iscrivetevi al canale per supportarmi e per non perdervi tutti i miei prossimi video. Tra l'altro, se volete aiutarmi ulteriormente potete abbonarvi al canale. È un aiuto che parte dai 2 euro al mese, che è diciamo un piccolo mattoncino per quello che è la struttura molto complessa dei miei video. Carissimi, buon pomeriggio da Gyeongju. Non è una gag perché dopo Honju e Jeonju sono arrivato in questa città, probabilmente tutte e tre le pronunce sono sbagliate, mi dovrete perdonare. Comunque il 31 dicembre, nonostante questo, non ci sarà nessun festeggiamento perché è stato tutto annullato per causa della terribile tragedia aerea capitata qualche giorno fa qua in Corea del Sud. Ovviamente cosa più che capibile, e non che io avessi in programma più di tanto in verità per questa sera, anche perché come sentirete non sono ancora in piene forze, anzi, e nonostante questo comunque proverò a esplorare al meglio la città. Intanto questa è la mia camera, ovviamente come al solito nulla di che. Dalle foto avevo visto che c'era una vasca e quindi mi ero già sognato il mio bagno caldo, però viste le condizioni della vasca dubito che lo farò. La prima cosa che si nota in città è che ci sono tantissime tombe reali, che sono queste collinette. L'area si chiama Parco dei Tumuli Daerungwon ed è patrimonio UNESCO. La zona esterna è gratuita, ma quella interna costa 3.000 won, quindi circa 2 euro. Con questo biglietto si entra in 2 diversi siti. Nel primo ci sono prevalentemente video, qualche oggetto, ma la cosa più interessante è stato scoprire come venivano costruite queste tombe. Queste risalgono tutte al periodo Silla, quindi tra il 57 a.C. e il 935 d.C. Perché si trovano qua? Beh, la città fu l'antica capitale di questo regno. Guardate quante ce ne sono. Nel secondo sito si può vedere com'era all'interno delle tombe. Pensate che alcune di queste ospitavano fino a 40.000 manufatti. Qui vicino c'è anche la tomba chiamata del Cavallo Celeste. La sua entrata costa altri 3.000 won. Qui ci sono molte repliche dei manufatti, infatti gli originali sono conservati nel Museo Nazionale. Comunque la cosa curiosa è che non si conosce di chi fosse questa tomba. Questa è l'unica delle 23 tombe del parco a cui si può accedere. Venne aperta nel 1973, quindi molto tardi, dagli archeologi e hanno trovato un'immagine di un cavallo al galoppo, motivo per il quale è stata nominata in questo modo. Bello che le aree esterne siano aperte anche la notte e bello che le tombe siano illuminate così. Si inizia a vedere anche la mia prossima tappa, uno dei più antichi osservatori di tutta l'Asia. Dovrebbe essere stato terminato nel 646, non sono del tutto sicuro perché online ho anche letto che in tutto ci sono 366 pietre distribuite su 30 diversi strati e contandole non è così. Anche questo, insieme ad altri siti storici della città, è stato inserito nell'UNESCO.
Un'altra cosa da non perdere è il villaggio Hanok. Ne ho visitati parecchi nei giorni scorsi, ma comunque è sempre bello vedere queste case tradizionali. Devo dire che è un bel po' vuoto, probabilmente perché ci sono pochi ristoranti. L'ultima tappa di interesse storico di oggi è questo ponte che attraversa l'antico fossato del palazzo. Venne costruito in legno durante il periodo Silla e bruciato durante l'invasione giapponese di fine 1500. C'è quel percorso lungo il fiume che io ovviamente mi arrischerò a fare, perché non farsi mancare una bella caduta. Del ponte originale sono rimasti solo i muri di fondazione, ma è comunque spettacolare, soprattutto con questo riflesso. Poi mi inoltro tra le vie della città in cerca di un posto dove mangiare. Essendo che in Corea del Sud Google Maps non funziona bene, è quasi inutile cercare i posti con recensioni migliori, quindi vado un po' a sentimento. Comunque c'è un po' di gente in giro, ma non tanta considerando che è il 31 dicembre. Per cena noodles con pesce e verdure e ravioli vegetariani. Ho mangiato tantissimo per 12.500 won. Poi altri 2 passi per arrivare all'ostello e a Nanna prima della mezzanotte. La mattina dopo mi sveglio presto e ho preso l'autobus numero 11 verso il tempio Bulguksa. Questi sono gli orari per arrivare qui e questi per arrivare alla prossima tappa. Fate attenzione perché credo che in estate ci siano più autobus. Comunque questo tempio è considerato uno dei templi più famosi del paese e un capolavoro del periodo di massimo splendore dell'arte buddista nel regno Silla. Nel 1995 questo tempio e la vicina grotta di Seokguram, che visiterò dopo, sono state inserite nell'UNESCO. L'entrata per questo che è il tempio principale dell'ordine Jogye del buddismo coreano è gratuita. Ecco una cosa che non farò. Fin dal 528 su questo sito c'era un tempio, ma quello attuale è stato costruito tra il 751 e il 774. La costruzione però non è del tutto originale perché i soliti giapponesi la distrussero quasi completamente nel XVI secolo. Successivamente iniziò la sua ricostruzione ed espansione. Negli anni ci sono state ben 40 ristrutturazioni e questo solo fino a inizio 1800. Nel 1966, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale e dopo la Guerra di Corea, c'è stato un restauro parziale. Oggi le strutture in pietra, come le pagode, sono l'unico resto originale. L'area è molto grande e nonostante la somiglianza con altri templi già visti nelle precedenti città, mi è piaciuto molto. Sicuramente il fatto che non ho più la febbre, che non ci sono più meno 10 gradi e che c'è il sole, incredibilmente, sicuramente tutto questo ha contribuito. Un paio d'ore ci vogliono per vedere tutto il sito e ora vado verso la seconda tappa con l'autobus numero 12.
La Seokguram Grotto fu costruita nel 751. Si tratta di una costruzione molto particolare, scavata nella roccia e con all'interno una statua bianca di Buddha. Questo tipo di templi iniziarono a comparire in India e poi si diffusero in Corea tramite la Cina. La cosa particolare di questa grotta è che si tratta di una grotta artificiale. Venne costruita perché la roccia presente in queste zone era troppo difficile da scavare. Qui sono stato 10 minuti buoni impalato a guardare la costruzione, che purtroppo non vi posso far vedere perché non si potevano far foto. Comunque anche questo sito è patrimonio UNESCO dal 1995. Poi autobus di ritorno, pausa pranzo al volo vicino al tempio con questi pancake coreani e poi di nuovo a Gyeongju. Una volta tornato in città mi dirigo verso un'altra area archeologica. Qui ci sono vari resti e un museo. Nel museo c'è anche una riproduzione della pagoda, che un tempo si trovava qui. E a proposito di pagoda, arrivo in quest'altro sito. Questa pagoda risale al 634, quindi periodo Silla, e si pensa che originariamente fosse di 7 o 9 piani, e un tempo conteneva oggetti che venivano venerati come reliquie di Buddha. Qui c'è anche un tempio con altri edifici, sempre belle queste decorazioni colorate. Comunque in quest'area ci sono tantissimi resti, ma pochissime informazioni. Incredibile ma vero, ma sono riuscito a trovare la parte sporca della Corea. La prossima tappa l'ho scelta appositamente per il tramonto. Si tratta di un palazzo con un fossato. Il biglietto d'ingresso costa 3.000 won, quindi circa 2 euro, e anche questo è un sito assolutamente da non perdere. Le costruzioni sono simili a molte altre nel paese, ma lo stagno che permette questi riflessi rende il tutto molto affascinante. Anche questo sito fa parte dell'UNESCO insieme a moltissimi altri della città. Lo stagno fu realizzato nel 674, mentre il palazzo venne costruito come palazzo reale e venne usato per lo più per cerimonie e feste. E come dargli torto, guardate che bellezza! Continuo a godermi il tramonto migrando verso il centro città e nel mentre passo da altri siti storici. E quindi c'era il primo palazzo reale della dinastia Silla, misurava 2,4 km in perimetro e secondo alcune fonti dovrebbe essere stato costruito nel 101 d.C. per poi essere spostato. Si vedono sia le tombe sia l'osservatorio. Mi faccio altri 2 passi per la città che devo dire mi sta piacendo un sacco. Ha una marea di cose da vedere, anche abbastanza varie tra loro, e è facile muoversi da un punto all'altro, anche a piedi. Ultimi passi serali prima di tornare in ostello e la mattina dopo altra sveglia presto e autobus numero 132 verso una nuova tappa.
Carissimi, buongiorno, terza e ultima parte di giornata dalla città, anche se sono poco fuori, sono a 20 km a nord in quello che è il Yandong Village, patrimonio UNESCO e uno dei posti più interessanti di tutta la Corea del Sud. Questo è uno dei villaggi tradizionali meglio conservati di tutto il paese. È un villaggio molto particolare, chiamato Yangban, che è una specie di aristocrazia della dinastia Joseon. Fu casa del clan Gyeongju Son e del clan Yeogang Hee per più di 500 anni. L'insediamento fu fondato da Son So, padre di uno dei 18 saggi della Corea. Qui ci sono 160 case con tetti di tegole e paglia e sono rimaste anche 54 case di oltre 200 anni. Il costo del biglietto è di 4.000 won, quindi poco più di 2,50 euro. È una tappa che consiglio se volete fare qualcosa di diverso, anche se temo che in alta stagione il posto sia strapieno di gente. La conformazione dei villaggi tradizionali è sempre la stessa, con le case degli abitanti più umili all'entrata del villaggio, quindi meno protette, e quelle degli individui più importanti sulle colline. Qui 4 case vengono segnate come imperdibili. La verità è che sono tutte abbastanza simili tra loro, belle ma simili. Quasi sempre c'è la parte riservata agli uomini, quella per le donne e quella per la servitù. Solitamente sono tutte parti indipendenti, poi molte hanno anche un luogo dove pregare. In nessuna si può entrare, mi raccomando. Finisce anche il video odierno da questa che penso sia stata la tappa che più mi è piaciuta in Corea del Sud. Io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine, vi ricordo di iscrivervi al canale e che è possibile anche abbonarsi. Noi ci vediamo prestissimo dalla seconda città più grande del paese.